Ciao e benvenuto sul mio canale. Oggi ti voglio parlare di a che punto siamo con i pagamenti della cassa integrazione. Faccio questo video perché praticamente sono in tantissime le persone che continuano a chiedermi sotto i messaggi sempre la stessa domanda e quindi a che punto sono i pagamenti delle casse integrazioni. Prima di iniziare il video, come sempre, voglio solo ricordarti di iscriverti al mio canale, così da rimanere sempre aggiornati su tutti i miei prossimi video. L'INPS ci ha fornito dei dati aggiornati sui tempi di pagamento della cassa integrazione e si parla di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS e cassa in deroga con i flussi di pagamento divisi regione per regione. In pratica si parla del pagamento dell'integrazione dello stipendio anche per le microimprese, che era stato previsto dal decreto Cura Italia, che poi è stato, prorogato con il nuovo decreto rilancio. I ritardi dei pagamenti effettivamente ci sono stati e molti lavoratori si sono lamentati proprio del fatto che l'assegno non è ancora arrivato. Proprio per questo l'INPS ha deciso di semplificare anche tutta la procedura per quelli che avevano indicato il codice IBAN che era sbagliato. E poi nel decreto rilancio sono state previste delle semplificazioni per il pagamento della cassa integrazione da parte dell'INPS. Oggi voglio presentarti i miei fantastici orologi. Se ti piacciono i miei video e vuoi far parte della mia community, allora questi orologi fanno proprio al caso tuo. Oppure puoi anche regalarli a qualcuno a cui vuoi bene. Per vederli e per avere maggiori informazioni, basta che ti colleghi al mio sito internet. Hanno un prezzo veramente eccezionale e la spedizione è sempre gratuita. Ti aspetto! In pratica le regioni e il governo hanno trovato un accordo così che hanno dato mandato all'INPS di pagare direttamente la cassa integrazione. Questo farà in modo di anticipare e quindi di velocizzare di parecchio e di parecchio tanto il pagamento. Questa novità però vale solamente per tutti quelli che non hanno ancora fatto domanda per la cassa integrazione. Infatti di solito per i pagamenti della cassa integrazione in deroga ci vogliono circa dai 4 ai 5 mesi. Quindi da adesso in avanti sarà direttamente l'INPS a pagare la cassa integrazione in deroga, evitando proprio il passaggio alle regioni e così facendo si velocizza il pagamento dei soldi. Però, come ho già detto poco fa nel video, questo nuovo modo di gestire i pagamenti più veloci da parte dell'INPS non cambia il modo per quelli che hanno già fatto domanda per la cassa integrazione in deroga, che infine rimarranno ancora gestiti alla vecchia maniera. Infatti, la nuova procedura di pagamento veloce non potrà essere applicata per le richieste di cassa integrazione in deroga in corso, quindi quelle che sono già state fatte. Si spera però che adesso, dopo tanti mesi di attesa, si possa finalmente iniziare a vedere qualche pagamento da parte delle regioni. Autorizzando l'INPS a pagare direttamente la cassa integrazione in deroga, ci sarà una riduzione dei tempi di attesa. Dato che se il pagamento viene gestito praticamente dalle regioni, per il pagamento ci vogliono da 4 a 5 mesi e poi tu vai a capire perché poi il pagamento deve essere fatto dalle regioni. Comunque, cambiando il gestore dei soldi, quindi ritornando all'INPS la gestione dei pagamenti, si dovrebbe anticipare tutto quanto ad un massimo di soli 60 giorni. C'è una buona notizia però, cioè che praticamente una parte della cassa integrazione arriverà dopo soli 14 giorni. Questo perché l'INPS anticipa subito il 40% e poi per il resto bisognerà attendere i dati da parte delle aziende.
Poi un nuovo capitolo riguarda il fatto che la cassa integrazione di 18 settimane prevista nel decreto rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è per tutti, dal momento che le 9 settimane di proroga vengono poi frazionate. Il decreto infatti prevede la proroga di ulteriori 9 settimane per tutti quei datori di lavoro che hanno già utilizzato le 9 settimane che erano state previste dal precedente decreto Cura Italia, a partire proprio dal 23 febbraio del 2020. Ma di queste 9 settimane se ne possono utilizzare solo 5 e poi in alternativa 4, ma solo poi dal 1 settembre 2020. Quindi in definitiva le 18 settimane di cassa integrazione non sono per tutti e poi per i settori lavorativi che non sono del turismo, delle fiere e dello spettacolo si riducono a 14 fino e comunque fino al 31 agosto 2020. Quindi si crea un piccolo problema, e cioè che le aziende con dipendenti in cassa integrazione finiranno le 14 settimane a giugno e questo potrebbe creargli dei seri problemi fino al 1 settembre, che sarebbe poi la data in cui potranno chiedere le altre 4 settimane rimanenti. Nell'articolo 70 del decreto rilancio, adesso la cassa integrazione in deroga viene concessa anche alle microimprese. La cassa integrazione in deroga, in termini di suddivisione delle 18 settimane fruibili, adesso funziona come quella ordinaria e straordinaria. Infatti si avranno 9 più 5 settimane, a cui se ne aggiungono eventuali 4 per il periodo che va dal 1 settembre alla fine di ottobre. Cassa integrazione operai agricoli. Leggo parte del testo del decreto che così viene anche più facile da capire per tutti quanti. Il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli CISOA, richiesto per l'emergenza da COR-VIR, non posso dire questa parola altrimenti YouTube mi dà problemi con il video, comunque ci siamo capiti di cosa stiamo parlando, della crisi generale in pratica, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento della cassa integrazione sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 di febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. Per assicurare la velocità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA sono concesse dalla sede dell'INPS. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui di YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto! Ciao!